Buongiorno a tutti amici. Buongiorno, ben trovati. Ci troviamo in un parco bellissimo qui nella cittadina di Curtea de Arges, che è nella Valacchia, una zona importante della Romania. È un punto, è uno snodo di passaggio perché da qui si arriva o si parte per la famosa e scenografica strada, la Transfagarasan, che abbiamo percorso ieri. Nel video precedente, se ve le siete persa, ai ai ai, diremo noi, super ai ai ai, perché è meravigliosa, andate a recuperare il video precedente. Per noi questa strada ha rappresentato il punto di arrivo e infatti abbiamo poi deciso di dormire qui. Abbiamo scelto il parcheggio proprio antistante il luogo in cui ci troviamo. Dopo aver fatto il carico dell'acqua abbiamo passato una notte molto tranquilla e stamattina ci siamo svegliati con i canti religiosi. E con un bellissimo sole sempre che già ci illumina, come potete vedere. Questo meraviglioso parco verde, come vi dicevo, fa da cornice al monastero che prende il nome della cittadina, ovvero Curtea de Arges. È proprio qui davanti a noi, adesso ve lo faremo vedere e ci andremo. È un monastero in stile bizantino, molto bello, del periodo inizio 1500, e pensate un po', per la sua bellezza e per ciò che contiene è stato dichiarato patrimonio da parte dell'UNESCO. Pensate che al suo interno troviamo i primi due re e le rispettive regine della Romania. Wow, quindi ha una valenza storica molto importante e poi di fatto è anche veramente bello, insomma. Ora vediamo se si può accedere. Abbiamo visto un po' di persone, non sappiamo se c'è la funzione religiosa in questo momento, proviamo ad affacciarci. Siamo riusciti ad entrare, in effetti c'era la funzione religiosa molto particolare, con questi canti, e dentro abbiamo visto le tombe dei re. Bello, è un po' affollato però. Un po' cupa come chiesa al suo interno, Sì, con degli affreschi molto scuri. Molto bello, insomma. Molto bello. E qui a due passi dalla cattedrale abbiamo quest'altra chiesa un pochino più moderna, decisamente moderna. Su Google Maps abbiamo guardato il nome, si chiama New Royal Archbishop's Cathedral, ovviamente è in inglese, però il nome originale non siamo riusciti a trovarlo. Oggi è giornata di messa, richiamo ai fedeli. Sì. Ci sono gli altoparlanti esterni, quindi è difficile un po' parlare, ma ci sono tante persone che non entrano e seguono la messa anche qui dalle panchine del parco. E qui fuori vedete tutte queste zone adibite all'accensione delle candele.
nella cittadina dove abbiamo dormito, Curtea de Arges, c'era anche un distributore che aveva un prezzo molto vantaggioso. Dovevamo fare il riempimento del serbatoio di gasolio e quindi l'abbiamo messa tipo a 1,40 euro, se non mi sbaglio 1,41 euro al cambio, e buono, e quindi abbiamo approfittato, insomma. Poi adesso siamo ripartiti, abbiamo lasciato questo paese e stiamo andando in un'altra zona. Stiamo facendo un po' un giro ad anello per arrivare a questa zona, diciamo, che è carica di chicchettine. Abbiamo individuato 3 o 4 cose da vedere su questa zona e quindi, diciamo, arriviamo lì e poi ci sposteremo per brevi tratti. Sempre in Transilvania? Sì, siamo sempre nella zona Transilvania, che è la zona, ricordiamo, centrale, la regione centrale della Romania, che è piuttosto vasta. Benzina verde. Abbiamo lasciato un po' di traffico, le strade ad alta percorrenza, e stiamo andando verso un paese che si chiama Sinaia. Lì intorno ci dovrebbero essere delle cose interessanti, anzi ci sono, non che ci dovrebbero essere. Più di una. Fra un po' faremo anche pausa pranzo, perché il signorino qua già si lamenta. Io non ho detto nulla, ha detto fuori onda. Fuori onda, sì. La strada si impenna, non si impenna di molto, ma comunque stiamo salendo. Siamo già arrivati a 500 metri di quota. Stiamo passando in questi paesini che sono veramente caratteristici, molto carini, le signore sedute su strada, vendono frutta, verdura. Troviamo spesso anche i calessi trainati da cavalli con il padrone sopra, che vanno a fare la spesa. E la moglie dietro. E la moglie spesso dietro, le signore con questi fazzolettoni sulla testa colorati. Sono veramente delle scene molto belle. E questi paesini un po' montani, ora 500 metri non si possono definire tali, però comunque si vede che stiamo salendo e cambia proprio l'architettura delle case, tutte di legno, c'è proprio la vita su strada. Stiamo tardando un po' all'ora del pranzo, infatti Fede scalpita, però vogliamo, a questo punto mancano pochi chilometri, vogliamo arrivare a Sinaia e poi ci fermeremo, faremo pranzo e capiremo la destinazione successiva. Se hai sentito il rumore di sottofondo, non è il rumore del motore, ma è il mio stomaco che brontola. No, vi prego, questa la tagliamo, aiuto! Guarda il fogliage. Sì, cambia discorso, vai! Allora, abbiamo fatto un bel pezzo di strada, abbiamo trovato uno spiazzo dove fermarci per fare il pranzo e abbiamo anche il fiumiciattolo che scorre qui vicino. Purtroppo in tutti questi posti c'è sempre un sacco di spazzatura. Ora vi porto giù a vedere il fiume, intanto Marta sta preparando qualcosa da mangiare perché poi vogliamo proseguire e cercare di andare a vedere alcune delle tappe che ci siamo prefissati per oggi. Qui siamo in una zona veramente molto bella, questo è il fiume che vi dicevo.
Volendo c'è anche un bel piazzale dove uno ci si può fermare anche per una notte, però purtroppo siamo alle solite, è molto sporco, peccato. Andiamo a vedere se il pranzo è pronto. Eccolo qui il pranzetto pronto, guardate che bontà. Ci facciamo delle friselle con i pomodori, uova sode, rucola, pomodori, cipolla. E pomodori. Di tutto e di più. Soprattutto pomodori. Soprattutto pomodori. Visto che la fame è tanta, mangiamo e poi proseguiamo. Ma mentre noi stiamo mangiando, qui fuori siamo avvolti da uno sciame di coccinelle. Dalla fortuna! Mai visto una cosa del genere. Speriamo che ci portino tanta fortuna. La fortuna ci ha avvolti. Belline. Bellissime. Io, scusate, ma Tanto si mangia. si mangiava, mangio. Guardate qua, sono tutte sul vetro. Tutte coccinelle rosse. Si vede che anche a loro gli piace il nostro Charlie. Ha fatto colpo, Charlie ha fatto colpo. L'aspettavano sicuramente. Stiamo salendo, ragazzi. Si sale. Soprattutto una natura che ti leva il fiato. Bellissimo guidare in questo modo. Lo sai? Queste strade. Lo sai che ti sei intonato con la maglietta con il colore, Non ci avevo fatto- degli alberi? Non ci avevo fatto caso. È venuta così. Che strada bella, mamma mia. Anche qui è una zona popolata dagli orsi. Però siamo sempre lì. Bisogna capire se sono già andati in letargo o meno. Lo può dire chi se ne intende, quindi magari ci aiuti qualcuno di voi a capire. Stiamo entrando nel paese di Sinaia. Ora cerchiamo un parcheggio, vediamo se riusciamo a fare 2 passi. Questa era una delle prime tappe che volevamo visitare. Effettivamente ci abbiamo messo più tempo del dovuto ad arrivare qui perché la strada era tanta, ma da ora in poi tutte le tappe successive sono abbastanza vicine tra di loro. Questa è una località, diciamo, montana, non è altissima, vi dicevamo appunto 800 metri di quota, però insomma di interesse turistico notevole. D'inverno insomma è presa d'assalto a quanto abbiamo letto. Ed eccoci arrivati nel paese e come prima chicca il matrimonio. Subito le vecchiamo. Subito, era da tanto che non si trovavano. Siamo nel parco cittadino di fronte a questo bellissimo palazzo. Che è il casino, abbiamo letto. È il casino di Sinaia. Che è il casino di Sinaia. E probabilmente c'è la festa qua, forse all'interno delle sale, la cerimonia, della cerimonia. Vedete là sono gli sposi, c'è la macchina degli sposi. Una Rolls Royce, mica noccioline. Ma andiamo subito a fare il giro del paesino perché abbiamo già visto e intravisto che ci sono dei mercatini e c'è tanta gente. Oggi è anche sabato, giornata di festa. Il parco dove ci troviamo è intitolato Dmitry Ghika. Qui c'è il suo busto, ma noi scendiamo giù in paese. C'era talmente tanta gente che i parcheggi circostanti il centro erano completamente pieni e quindi abbiamo parcheggiato un pochino più lontano. C'è da fare un po' una piccola camminata, attraversiamo questo bellissimo parco e raggiungiamo il centro. Il sole sta andando un po' giù, le giornate si stanno accorciando, però ci regala una luce veramente molto bella.
Che ci fa una cabina londinese in Transilvania? Oh. Siamo ora arrivati al mercatino, facciamo una visita tra i vari banchi, vediamo cosa vendono. Happy Market si chiama. Ci sono anche tanti banchi pieni di roba buona da mangiare. Oh, senti questo com'è? Questo affumicato che profumo che fa. Quanta roba buona, ragazzi. Continuiamo il nostro percorso e lungo questa strada stiamo costeggiando un sacco di case molto caratteristiche, una più bella dell'altra, come potete ben vedere. 20 ce l'abbiamo. Ma noi siamo stati attirati da questo prodotto, nome impronunciabile, ma dovrebbe essere uno dei prodotti tipici della Romania. 20 lei, sono 4 euro. Cobrigi? Cobrigi. Cobrigi. Proviamo a prendere i cobrigi. O sweet. Ah, ok. È tipo un biscottino secco. Ora li proviamo subito. Tieni, assaggiano e mezzo, vanno spezzati perché sono legati tra di loro. È tipo il brezel. Che è tipo la pasta del brezel, quelli tedeschi fatti con quella forma particolare con il sale. Però questo del sale non l'ho ancora sentito. Sono poco salati. Buono però. Buono, bello croccante. No, un po' c'è, un po' c'è. Arriva dopo. Una secchiata. Tutta una collana lunga ce l'ha dati. Secondo voi quanto durano? Buoni però. L'uno tira all'altro. Però scusate, siamo in mezzo al traffico. Però noi ci mangiamo sopra. Stiamo trovando degli edifici uno più bello dell'altro e non a caso questo paese è stato rinominato la Perla dei Carpazi. Esatto, è una località, come vi abbiamo anticipato prima, molto turistica, bella gente, si vede insomma di un certo livello, hotel di categoria e soprattutto d'inverno affluiscono tanti sportivi per la neve. In più è una zona ricca di sentieri per escursioni, trekking, hiking, eccetera eccetera. Dovete camminare. Esatto, oltretutto siamo a 120 km o poco più dalla capitale, da Bucarest. Esatto. Quindi anche logisticamente per chi viene con un aereo e volesse prendere una macchina a noleggio oppure venire con gli autobus è molto a portata di mano. E poi da qui parte tutto il tour della Transilvania, anche perché dopo, proseguendo nei prossimi giorni, attraverseremo delle zone che però non vi diciamo nulla. Però dovete esserci perché sono zone, mamma mia, ricche proprio di sorprese. Sorprese. Oltre agli edifici particolari ci sono molti hotel e abbiamo visto anche degli impianti di risalita. Abbiamo trovato anche il mago. E difatti in relazione agli impianti sciistici qui abbiamo la mappa con tutte le piste e la vetta del monte Costila, se si chiama così, 2490 metri. Qui c'è la versione invece estiva senza neve, con tutti sempre disegnati gli impianti, seggiovie tantissime, funivie,
con tutte le quote. Noi siamo proprio qui nel Pallino Verde, qui c'è il fiume Lungovalle, fatta bene la mappa. Quello che ci stavamo domandando però era, qui c'è la sposa, ma lo sposo dov'è? È sparito lo sposo. Oppure se l'è data a gambe. Ci sono anche tanti palazzi un po' allo stato d'abbandono, peccato. Ma hai notato come si chiama? Si chiama Villa Wendy. Wendy! Wendy! Che Wendy. mi ricorda? E in effetti, insomma, al luogo lugubre ci siamo molto molto vicini. Adesso percorriamo questa stradina, facciamo un po' di scalini e andiamo a vedere il monastero. Circondati da alberi bellissimi con questi colori fantastici. Ormai a corto di fiato siamo arrivati in cima alla collina e siamo di fronte al monastero di Sinaia. Ce l'abbiamo fatta. Sperando che sia ancora aperto, che si possa entrare. Il cancello del parco è aperto. Siamo entrati, era aperto, molto buia al suo interno, Non si è visto nulla. quindi non so dalle riprese come siano venute. Wow, ma c'è un altro cortile. Ah, questa è la vecchia chiesa. Ora andiamo a vedere anche la vecchia chiesa. Ormai la giornata volge al termine, noi torniamo da Charlie, ma ditemi voi se questa non è Transilvania. Ci sono anche i corvi che gracchiano. sugli Case alberi. da horror, il nuovo programma televisivo. Eh? Voi ci verreste a dormire qua dentro? Chissà la notte, gli scricchioli, davvero i corvi che entrano dentro, ai vetri rotti. Per non parlare dei vampiri. È inquietante, è inquietante. E ci sono molte purtroppo Tante, di queste tante. case da horror, le abbiamo soprannominate noi. Non capiamo il perché. Le altre avevano il tetto rotto da rifare. Peccato, perché sono delle costruzioni molto particolari. Probabilmente, non so, o non hanno i soldi per rimetterle a posto, non sappiamo. Perché noi vogliamo anche sapere. Vogliamo Non abbiamo sapere la trovato vostra opinione. esatto, non abbiamo trovato informazioni. Se qualcuno sapesse come mai, perché ci sono delle ville incredibili e altre invece proprio fatiscenti, diroccate, e si vede che sono abbandonate. E anche nel piano del paese l'abbiamo viste. Sì, esatto. C'è anche il cartello vendesi o affittasi magari per un weekend. Non lo so, Ma secondo voi chi gliela compra? Noi abbiamo il nostro Charlie, quindi noi siamo a posto. E anche questa è un'altra casa da horror, grandissima tra l'altro, e bella, perché sono molto belle. Questa c'ha pure le luci accese, sembra abitata.
Eh sì, esce anche il fumo dal camino. Mamma mia. Ma buongiorno. Buongiorno ragazzi, questo che vedete alle nostre spalle è il parcheggio dove abbiamo dormito stanotte. Ora è bello pieno, ma ieri sera quando siamo arrivati era completamente vuoto. Sì, c'è un bel movimento. Siamo circondati dalle macchine. È domenica. È domenica. E stanno andando tutti alla messa perché ci troviamo nel parcheggio del monastero di Karaiman. Questo monastero è un vero gioiello incastonato nelle montagne, tra le montagne e la valle. C'è una fortissima devozione dei fedeli che si respira in questo paese. Dentro questo chiosco abbiamo tutte le rappresentazioni religiose e tutti i santi che vanno a baciare questi quadri. Inoltre vedevamo dei fusti con un rubinetto, abbiamo capito che contengono l'acqua santa, quindi le persone vanno lì con una tazza e possono prelevare l'acqua benedetta. Siamo nel bellissimo giardino del monastero di Karaiman. Abbiamo visitato il monastero e abbiamo goduto di questo bel verde di questo parco. Tra l'altro affollatissimo stamani perché, come vi dicevamo, è domenica. Il monastero risale al 1998, quindi è piuttosto recente e ha la particolarità, oltre a una struttura piuttosto imponente, di essere costruito a 900 metri sul livello del mare, che si ritiene essere un'altitudine piuttosto elevata. Sembra che non siano mai stati costruiti monasteri di questa entità a queste altitudini. Lasciamo definitivamente Sinaia, città presa d'assalto. Ci sono delle file chilometriche per entrare nella città, ma noi stiamo uscendo e si scorre abbastanza velocemente. Cercheremo di raggiungere la prossima tappa. Quale sarà la prossima tappa? Lo scopriremo solo viaggiando. Allora, oggi è domenica. Siamo in viaggio già da una ventina di minuti, forse anche una mezz'ora, e la fila sull'altro versante non accenna a diminuire. È veramente impressionante. Noi ora volevamo raggiungere una meta molto famosa, ma stiamo valutando di rimandare a domani, a lunedì. Eh sì, perché oggi la vediamo un po' bigia, come si dice. È una bella giornata, c'è il sole, però è domenica. Oggi ragazzi è domenica, tutti a giro con il calesse e il cavallo. C'è anche la targa.
Con tanto di targa, il carretto con la targa. Questa non l'ho mai vista. Li abbiamo visti qui solo in Romania, no, forse anche qualcuno in Turchia, però Sì. più rari. Qui veramente se ne stanno vedendo tantissimi, proprio come una volta. I signori scendono, lasciano il cavallo lì su strada, che se ne sta buono buono e fermo, entrano nei vari negozietti, fanno la spesa e ripartono. Forte, veramente forte. È entrare in uno spazio temporale diverso. Bene ragazzi, ci siamo fermati, abbiamo trovato un posto veramente molto bello, abbiamo fatto l'acqua, ora ci prepariamo un buon piatto di pasta e passeremo la giornata qui. Sì, è un'area picnic molto carina, molto curata. Ringraziamo il comune di Rasnov per averla concessa. Sembra molto tranquilla. Passeggiano qui le persone del posto con i loro cani, insomma, ci piace. Quindi abbiamo bisogno un attimino, come sapete abbiamo rivisto i piani perché oggi c'è gran confusione essendo domenica, quindi non ce la sentiamo di andare nella prossima località che non dovreste perdervi perché è super super interessante, è una degli emblemi della Romania e quindi la vogliamo fare a questo punto domani che è lunedì, oggi deve andare così. Esatto. Ci facciamo appunto la pasta, come ha detto Fede, ci rilassiamo, dobbiamo come sempre lavorare al computer, portare avanti alcune cose, c'è il sole, staremo un po' qui fuori e domani è un altro giorno. Soprattutto tra poco mangiamo, perché la fame è già tanta. Veniamo al sodo, mi diceva a me, veniamo al sodo, veniamo al sodo. Infatti. Buon appetito a tutti, anche se voi lo vedrete a un altro orario, però buon appetito. Un abbraccione grande, grazie di essere sempre con noi, di aver seguito questo video. Sì, quello è chiaro, io non lo chiedo sempre, ma un like, super like è molto 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 gradito. Un abbraccione ai nostri sostenitori e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!